Ragazzi, buongiorno, questa mattina da Puerto San Julián, che come dice Tonio anche vicino a Altamura si trova, ma questo è un altro discorso. Comunque la temperatura sta cambiando, infatti abbiamo aggiunto uno strato a completo Rucca Rimo R. Anche se la temperatura da stamattina presto è già cambiata un po', quindi si è leggermente alzata, però è previsto anche tanto vento, il che ci darà la sensazione di avere freddo, come è già successo quando siamo arrivati qua a Puerto San Julián. Sì, perché qua bisogna fare molta attenzione al vento. Ho controllato che oggi arriveranno raffiche di vento fino a 80 km/h. Io ho già sassi dentro alle tasche, per cui credo di rimanere ancorata. Vola via. La Tenerone invece, ragazzi, per farla volar via il vento deve superare i 200 km/h, ma speriamo di no, speriamo di no. Questo era il nostro motel. Ci siamo trovati benissimo e il rapporto qualità-prezzo, se passate da queste parti, è veramente ottimo. Abbiamo pagato 30 euro a notte. Inizio a dirvi anche i prezzi perché ho letto nei commenti che vi interessano, ma qua bisogna fare un video pippone dedicato perché in Argentina, solo in Argentina, c'è una situazione un po' strana, l'inflazione alle stelle e bisogna sapere un po' di cose per potersi muovere risparmiando un sacco di soldi. Copriti! Per oggi anche nuovi guanti, passiamo alla versione intermedia. Ma anche qua promesso video pippone perché abbiamo 3 paia di guanti per un range di temperature da -10 a +50. Siamo coperti. La sacca sopra che utilizzo per l'abbigliamento tecnico ovviamente si sta assottigliando. Altra cosa, ulteriore modifica fatta per cercare di migliorare l'audio. Qua in Patagonia è veramente difficile portare a casa un audio decente, ma noi ce la mettiamo tutta. Poi anche qua video pippone, non vi preoccupate, parleremo di tutto. Vamos! Ora facciamo un giro per il centro per mostrarvelo. La caravella indica il punto più o meno dove arrivò Ferdinando Magellano. Ieri era di lunedì, quindi il paese nel corso della giornata è stato completamente vuoto e deserto. La sera, probabilmente per dei turisti che sono arrivati, crediamo anche di passaggio, perché quando si passa qui la direzione è quella di raggiungere Ushuaia, pullulava di gente. Ora benzina e si va. Benzina appena fatta, il prezzo è sempre lo stesso, anche se ci avevano detto che come si scendeva il prezzo doveva salire, mentre abbiamo pagato 134 peso al litro. Ora però lasciamo questa cittadina super tranquilla, puntiamo le gomme sempre più a sud. Oggi destinazione Rio Gallegos, circa 4 ore di moto, 360 km, quindi tappa relativamente tranquilla. Il santuario a Gauchito Antonio Gil. Come in tanti ci avete scritto, le cassine rosse che incontriamo lungo il tragitto, lungo l'itinerario che percorriamo, sono proprio dedicate a Gauchito Gil. A piedi da 3 minuti qui guidare si fa veramente fatica. Abbiamo un vento laterale questa volta sulla destra, fai fatica a tenere il casco, nel senso a tenere la testa dritta, ma la moto la tengo a 40 gradi. Che miseria, ragazzi, speriamo che non aumenti. Sapete benissimo che la cosa che odio più di tutti è il vento e qua ce n'è veramente tantissimo, impressionante barra pauroso. Sulla strada appena passata avete visto delle stelle gialle, loro modo per ricordare degli incidenti stradali e le vittime del transito.
Ora una differenza importante che sto notando tra Capo Nord e Ushuaia, quindi poli opposti. Capo Nord innanzitutto a livello geografico si trova più a nord, quindi più vicino al polo, a livello di parallelo. A livello di meteo non so che dirvi, nel senso va molto a fortuna, quindi potete trovare bel tempo come tanta pioggia come nel nostro caso, ma la vera differenza è che quando parliamo di Capo Nord sì, c'è il vento, l'abbiamo preso anche noi il vento, ma ragazzi, ma qua è tutt'altra roba. E il vento è la cosa più paurosa e pericolosa che secondo me puoi provare quando vai in moto, perché arrivano delle folate che senti proprio l'anteriore che ti va via. Come temperatura attualmente non è freddo, ma il tanto vento ti fa percepire una temperatura molto più bassa rispetto a quella che effettivamente è. Certo che guidare con queste condizioni, con questo vento e magari tempo brutto e pioggia, ragazzi, non è facile, è una bella avventura, diciamo. Comunque sempre pazzesche, un po' che richiamano il sogno americano. Io che non riesco a girare neanche il casco per far vedere il panorama, ecco, forse ce la faccio. Penso che quando arriveremo a Rio Gallegos ho bisogno di una massaggiatrice, mamma mia. Sento dietro Sara che mi stringe sui fianchi. Forse ora inizio a capire come molti motociclisti vedono una sorta di conquista Ushuaia, la terra del fuego, la fine del mondo. Perché così scomodi? Comunque una cosa che non vi ho mai detto, lungo la ruta 3 ogni tanto si incontrano quei pali con la scritta SOS, sopra c'è un'antenna, c'è un pannello solare, di fianco una sorta di cabina telefonica vecchio stile dove appunto tu puoi telefonare, perché in tanti tratti oltre a non esserci nulla non c'è neanche la connessione telefonica, qua funzionano solo i satellitari, questi qua ragazzi. Ecco il primo abitato che incontriamo dopo più di 150 km percorsi. Quello che vediamo giù è il Rio Santa Cruz, è il fiume che risalì Robert Fitzroy con il suo Beagle accompagnando la spedizione di Darwin fino quasi alle porte delle Ande, a 50 km da El Calafate. È da qui che prende il nome il Cerro Fitzroy, da Robert appunto Fitzroy, mentre prima il cerro, la montagna, si chiamava El Chaltén in lingua indigena dei Mapuche, proprio per indicare che era un monte continuamente circondato da fumo, continuamente circondato da nuvole. El Chaltén, ora Fitzroy, in omaggio proprio a questa risalita e alla spedizione. Dopo 150 km, primo distributore di benzina, quindi fermiamoci per rifocillare a Tenerona e rifocillare anche noi. Willy di Montevideo ci aveva detto: non vi preoccupate per la benzina, l'importante è che, come vedete, un distributore, caffè e rifornimento. Io gli vorrei chiedere perché questo pezzo di strada non l'asfaltano. Perché? Perché lo fanno? Qua come ti fermi a fare benzina arriva di tutto. Questo signore sta tornando da Ushuaia, questa è la sua moto. Allora, Roberto Florio ci ha lasciato i suoi recapiti, è di Junín, tra Buenos Aires e Rosario, e di chiare origini italiane, ha detto sì, più o meno Sardegna, Sicilia. io creo Sicilia, Florio. Sí. Florio. Y, además, Ferrari ganó una Copa Florio, a Targa Florio. Ah, ecco, vedi? Buah. Es aquí Ushuaia. Sì. Es de aquí la ruta J. La ruta J, la blu. La ruta blu. K. Perfetto. ¿Sí? Esto es todo ripio. Esto es ripio. Después, Todo ripio. otro lugar muy bonito, pero son 130 kilómetros de ripio. Sin, muy difficile il ripio, muy difficile o no? È difficile o tranquillo? ¿Vos maneja con viento?
Sì? Cioè, Sì. guidi con vento? Bueno. Bueno. È difficile. Cuando está manejando con viento y ve una curva Sì. y toma una trayectoria, el viento saca. Grazie. Y el viento saca de la trayectoria Sì, Sì. ti tira fuori. porque el ripio es como piedrita. Sì, Sì. Entonces sì. la moto se va para afuera Sí. y Tiene ya- miedo. Sì. porque se puede caer. Sì. Sì. ¿Está? Sì. Este es otro lugar, acá, Río Gallego. Sì. Ok. Esta Ahí, noche. este es el faro del el faro más al sur Más del al continente. sur, perfecto. Más al sur del continente. Aquí comienza la ruta 40. Ah, comienza. Kilómetro o, cero. O es la fin, no sé. Cero. Cero. Cero, inicio. Comienza la Inicio. ruta 40 y va hasta Sí, a La arriba Quiaca. a La Quiaca. Perfecto. A La Quiaca. Tiene el cartel y está el kilómetro cero Ah, y está qué el faro. lindo. Cuando ustedes, si llegan a ir y bajan del faro, Sì. a 3 kilómetros hay una pingüinera. Ah, ok. c'è una pinguinera che possiamo Pingüinera andare de a visitare. muchos pingüinos. Roberto ci regala la cartina H, è un regalo da parte sua, ci fa enormemente piacere. Puede escribir el nuestro contacto, si tu... Facebook. Sí, sí, Bueno, gracias. Un muy viaje. buen viaje. Muy A buen ti, viaje. A ti también. Pásenlo lindo y bueno, bienvenido a la Argentina. Gracias. De Muy linda los la- que andamos en moto. Que andamos en moto. Gracias. Simpaticissimo, ci ha regalato la cartina, ragazzi. La terremo come un ricordo prezioso di questo cambio di vita. Abbiamo salutato Roberto che nel frattempo aveva acceso la musica sulla sua moto, ascoltava i Roxette e lo ascoltavamo anche noi con lui. Sapeva tantissime cose, probabilmente non è il primo viaggio a Ushuaia, conosceva benissimo, ci diceva le stanze dove potevamo andare, utilissimo e molto molto simpatico. Vamos! Eccolo, lo vediamo più da vicino, Rio Santa Cruz. Percorre in orizzontale la totalità del territorio argentino. Lasciamo in questo momento Piedra Buena. Anche Roberto ci ha detto di fare molta attenzione, occhio quando ci sono due gruppi di guanachi, uno da un lato, uno dall'altra, perché cruisen, attraversano la strada prima o poi. In quel caso è pericolosissimo, quando sono alcuni da un lato e alcuni dall'altro. Qua siamo su un altopiano totalmente esposti, situazione vento in assoluto peggiorata, cioè ha una sensazione strana, cerco di spiegarvi. Sembra che l'anteriore della moto non sia direttamente collegato al manubrio, sembra che si pieghi l'anteriore rispetto al manubrio, è come se guidi una macchina con un assetto altissimo e delle gomme barra 100, ecco, non so se sono riuscito a spiegarvi, però la sensazione è questa. Il vento di oggi ci fa profondamente capire chi è che comanda in questa terra. Prendetelo anche voi il vento! Per cambiare l'avviamento deve essere tutto fatto in maniera velocissima, quindi abbiamo la sacca sopra, questa qua, guanti invernali, giubbino e si riparte. La dura vita in Patagonia! Mamma mia! Guarda qua sopra. Io ragazzi devo tenere tutto perché sennò vola via qualsiasi cosa. Una gamba, tengo la tenerona, cominciamo a diventare gli omini della Michelin. Ora ce la fai a piegare? Ma dai, anche non pieghi, buttiamo dentro al volo. Qualcuno di voi penserà, ma un posto un po' più riparato non lo trovavi? No, No, non c'è non un posto c'è. più riparato, non c'è! Buona idea. Siamo dentro questi. Non ci sono più le mezze stagioni ragazzi, quindi non servono più i guanti in mezza stagione, servono i guanti invernali.
Adesso dobbiamo mangiare qualcosa per avere un po' di energia in più e un po' di calore in più. Se si copre il sole è fatta, ragazzi. Perfetto. Corsa sempre più vuota. E aggiungiamo strati, aggiungiamo strati. Ora si mangia qualcosa e metto il casco per avere più... Ora si mangia qualcosa e metto il caldo... Sì. Ora si mangia qualcosa e metto il casco per avere più caldo. Non ti tieni? Cioè, mi tiene il vento. Ripartiamo dal nostro angoletto riparato, di nuovo in strada. Vamos! Ora, dice Fra, siamo pronti per l'Antartide. Siamo sulla Luna, noi e le pecore. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, la cadena. Ah, Ya venía con problemas y teníamos que ir a Río Gallegos a comprar una. ah. Entonces se salió ya, no da más ya. Pero todo bien, ahora la colocamos, la testamos y nos vamos a Río Gallegos. Ok. Muchas gracias, Picolás, que les vaya bien. Ciao. ...19 chilometri che ci dividono da Rio Gallegos e tutta la strada è illuminata. Siamo in mezzo al nulla. Semplicemente fa un po' impressione perché nelle altre parti che abbiamo attraversato la situazione è ben diversa. Aeropuerto internacional anche per Rio Gallegos, oltre che per Ushuaia. Bienvenido a tu capital. Siamo a Rio Gallegos, il simbolo della città, i pinguini. Ma cioè, quei ragazzi? C'è un ragazzo che si butta di sotto? Oh mio Dio. Sì. C'era un ragazzo che si buttava di sotto. L'avevano però preso, quindi lo porteranno in salvo. Dopo l'immagine del ragazzo appena siamo arrivati, che non è stata piacevole assolutamente, sono sempre brutte situazioni. Ora siamo a 1,5 km dalla struttura, dobbiamo sperare che il parcheggio che hanno sia disponibile. Li abbiamo contattati tramite WhatsApp e ci hanno detto che era impossibile prenotare il parcheggio perché avevano pochi posti in relazione alle camere. Qua a sinistra Sì, dovrebbe essere questo sulla destra. Siamo arrivati. avevamo paura che non avevamo il parcheggio e che non avevamo addirittura il tetto sopra. Infatti. Invece abbiamo entrambe le cose. Io ho le spalle distrutte, sono finite, ragazzi. La cervicale questo fa, io ce l'ho tutto l'anno, però figuriamoci dopo il viaggio di questa giornata. La Patagonia è dura. Che poi, ragazzi, io non ho guidato. Usciti al volo con l'abbigliamento da moto, anche perché sono quasi le 7 di sera. All'abbigliamento di moto abbiamo aggiunto le cuffiettine, come potete vedere. Siccome oggi abbiamo saltato il pranzo perché siamo partiti dopo circa 140 km, ci siamo fermati a un distributore di benzina, non abbiamo mangiato, pensavamo di incontrare qualcos'altro lungo l'itinerario. Per 200 km non c'è stato nulla da fare, abbiamo mangiato biscotti. Stasera andiamo in un ristorantino, prendiamo qualcosa perché, ragazzi, lo stomaco piange. Comunque questi sono i giardini di Rio Gallegos. Che non è Rio Gallegos ma è Rio Gallegos, è il capoluogo della provincia di Santa Cruz. È fredda, nonostante siamo in piena estate, è un po' come fosse da noi fine novembre, inizio dicembre. Ragazzi, Francesco non risponde più, ha lo sguardo che non è più attivo e sveglio, lo porto a mangiare. È la via centrale della città, la stanno sistemando, si chiamava Avenida Roca
adesso si chiama Avenida Presidente Dr. Nestor Kirchner. Quilmes per iniziare. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do. Do what you gotta do. I feel it. Non ve l'abbiamo fatto vedere perché ne abbiamo prese altre due di pizze con un costo contenuto circa 4,50 € ogni pizza. Ora, abbastanza stanchi, si va a dormire perché domani c'è un'altra tappona che ci aspetta. Ci si avvicina al punto più a sud, ragazzi. A domani. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go, go long. Baby, for love. Come si chiama sto paese che me lo so perso? Corta. Ah, aspetta, taglia. Ok, vai. No, dopo taglia. Cuando você, porque hablo portugués. Ah, Cuando está, Baby, going for love. Baby, for love. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you got.